Buongiorno a tutti, in questo video vi illustrerò gli step fondamentali per un corretto posizionamento della cuffia EEG al fine di garantire una buona acquisizione del segnale elettroencefalografico. Utilizzeremo una cuffia precablata a 32 canali, dotato di sistema wireless in cui il segnale verrà quindi direttamente trasmesso dall'amplificatore alla base station rispettiva. Il precablaggio rispetta il sistema internazionale 1020. Il ground è posizionato nella zona prefrontale, mentre la reference sarà attaccata al lobo dell'orecchio destro. Su questo banco vedete che ci sono già due siringhe caricate con del gel, un metro, delle garzine e dell'alcol che rispecchiano gli strumenti che utilizzeremo nella fase di montaggio. Il primo step riguarda la pulizia della cute ed è uno step molto importante in quanto garantisce l'abbassamento dell'impedenza. Procediamo quindi nell'applicare dell'alcol sulla cute per rimuovere tutte le impurità e rendere la pelle meno grassa possibile. Successivamente, per posizionare correttamente gli elettrodi secondo il sistema internazionale 1020, bisogna posizionare la cuffia secondo due linee immaginarie che vanno misurate rispetto a determinati punti di regole anatomici. Questi sono il nasion, l'inion e i preauricolari. Il nasion e l'inion definiscono la linea sagittale antero-posteriore, rispetto al quale verrà preso in riferimento il punto medio, che definisce una delle posizioni rispetto a cui deve essere posizionato l'elettrodo CZ. La linea coronale latero-laterale viene invece misurata rispetto ai preauricolari, passando per il vertice, e il punto medio anche di questa linea definisce il punto, la posizione esatta presso cui posizionare l'elettrodo CZ. È importante utilizzare la dimensione della cuffia consona al soggetto in questione. È infatti fondamentale che la cuffia aderisca perfettamente in ogni punto della testa e che non ci siano punti che restino poco aderenti. Una volta accertato poi che la cuffia risulta perfettamente in asse, si può concludere questa prima fase di montaggio chiudendola e posizionando la reference in corrispondenza del logo. L'ultimo step della fase di montaggio consiste nella misurazione dell'impedenza, che deve essere mantenuta al di sotto dei 30 kΩ. A tal fine bisogna quindi inserire del gel conduttivo in ciascun elettrodo per far sì che l'impedenza raggiunga il valore desiderato. Si parte innanzitutto applicando del gel sulla reference, quindi in corrispondenza del lobo destro, che deve essere ovviamente anch'esso deterso con alcol, come già fatto lungo tutto lo scalpo, e successivamente procedendo lungo la linea sagittale antero-posteriore, quindi dal ground è importante non abbondare con il gel, in quanto questo non favorisce un abbassamento ulteriore dell'impedenza, ma può determinare la creazione di ponti con altri elettrodi e quindi sostanzialmente guastare l'acquisizione.
La procedura di misurazione dell'impedenza si può ritenere conclusa quando tutti gli elettrodi hanno raggiunto il valore desiderato di impedenza, in questo caso inferiore ai 30 kΩ. Ai fini dimostrativi abbiamo lasciato l'elettrodo T8 privo di gel conduttivo, in modo tale da notare la differenza nel segnale acquisito di questo elettrodo rispetto ai restanti elettrodi. Dopo una breve fase di assestamento vedremo che quindi ciascun elettrodo registrerà il proprio segnale. Dopo qualche minuto di assestamento è possibile quindi visualizzare il segnale acquisito. Come precedentemente detto, l'elettrodo T8 non presenta un segnale comparabile a quello degli elettrodi restanti, in quanto appunto è privo di gel conduttivo, quindi l'impedenza non ha soddisfatto il requisito di essere al di sotto dei 30 kΩ, per cui non è possibile visualizzare alcuna attività elettrica da questo elettrodo. Ora mostreremo alcuni artefatti comunissimi che è possibile riprodurre in real time, visibili dal tracciato ECG. I blink, EEG. I blink, il movimento oculare a destra e a sinistra, digrignare i denti e movimenti della testa randomici che comunque determinano una deviazione del segnale rispetto all'andamento corretto e regolare.